Ciao a tutti, oggi ho preparato una cassola, cioè una zuppa di pesce. Cassola viene chiamata come piatto tipico cagliaritano, la zuppa di pesce classica. Come vedete ho recuperato un po' di pesce misto, qualche saraghetto, qualche luccio, delle triglie, qualche canocchia, sardine, la tracina, un calamaro, insomma c'è un po' di tutto, perché la zuppa di pesce in fondo può essere fatta con qualunque tipo di pesce. Anzi, la particolarità è più varietà ci sono e più gustosa diventa. Ora, per pulirla meglio, levo le spine velenose alla ragna o tracina per evitare di pungersi, perché è abbastanza dolorosa. Non è pericolosa quando è cotta, perché la tossina è termoinstabile, quindi a 40 gradi perde tutta la sua forza. Qui pulisco il calamaro e come mollusco ci sta sempre bene e viene messo sempre ad inizio cottura. Poi vedremo appunto le differenze di cottura tra le diverse specie di pesce che vado ad utilizzare. Quindi per primi pesci da pulire e sciacquare sono quelli che andranno per ultimo. Quindi nel cestino di raccolta inizio con il pesce azzurro, che ha bisogno di poca cottura, poi anche delle triglie, poi ci metto il pesce bianco. In questo caso sto pulendo e lavando un luccetto, quindi procedo al pesce bianco. E poi via a seguire i pesci che andranno messi per primi, quindi per ultimo gallinelle, scorfani eventuali, coda di rospo, eccetera. In questo modo così mi organizzo le cotture e facilmente riesco a prendere sopra il cestino i pesci che dovranno essere messi per primi in padella. Ecco, nella coda di rospo è importante levare la pelle, perché la pelle diventa gommosa e quindi è difficilmente masticabile, per cui nelle pescatrici è sempre meglio levare la pelle. Tutte queste operazioni di pulizia ovviamente vanno fatte sotto acqua fresca, consumandone il meno possibile, ovviamente. In ultimo sciacquo il calamaro, che è il primo ad essere appunto inserito in cottura. Ecco qua, lavato tutto e messo da parte, cominciamo. Una bella padella capiente, questa in relazione alla quantità di pesce che si ha, un bel fondo di olio extravergine d'oliva, 2 spicchi d'aglio in camicia e qualche gambo di prezzemolo. Incomincio con una rosolatura delicata, dopodiché aggiungo della passata di pomodoro, la faccio tirare un poco e così insaporisce bene anche l'olio. Aggiusto di sale, volendo si può mettere anche un po' di pepe, un peperoncino. Io in questo caso non lo metto, ma metto sempre una punta di concentrato di pomodoro. Ora, tirato il sugo, aggiungo dell'acqua, della semplice acqua, e quindi creo una base su cui cominciare a cuocere il pesce. Levo i gambi di prezzemolo e comincio a disporre innanzitutto i molluschi. In questo caso ho un calamaro. Calamaro ha 2 particolarità: o una cottura molto rapida, proprio di qualche minuto, oppure invece si deve lasciare almeno una ventina di minuti. Quindi in questo caso è perfetto, perché per portare a cottura questa zuppa di pesce ci vorranno più o meno 20 minuti. Ecco, i primi pesci sono la ragna, la coda di rospo e le gallinelle, che sono quelli che tengono più cottura, cioè oltre ad avere una cottura un po' prolungata, ma comunque tengono bene la cottura, quindi non si sfaldano.
Ogni volta che aggiungo del pesce aggiusto con un po' di sale, in questo caso ci metto anche qualche fogliolina di prezzemolo per aromatizzare. Ecco qua, è la base dei pesci più duri, è fatta. Ora li copro con acqua. Ecco qua, copro con acqua e a fuoco moderato li porto ad ebollizione. Ai primi bollori do una girata. Questo mi occorre per velocizzare la cottura. Ecco qua, poi li sistemo, cerco di sistemarli meglio, perfetto. Così poi possiamo andare avanti ad aggiungere gli altri pesci. In questo caso uniamo i pesci bianchi, il luccio, i saraghetti. Ecco, sistemati. Aggiusto sempre di sale man mano che aggiungo il pesce, un fiocchetto di sale, 1 o 2 fiocchetti di sale sopra i pesci che ho messo. Procede benissimo. Facciamo sempre dello spazio e adesso spacco 2 cannocchie, metto dentro in modo così che si svuotino e diano veramente lo sprint alla zuppa. Ecco il crostaceo che deve dare un sapore importante alla zuppa. Adesso siamo quasi addirittura d'arrivo, sono i pesci che cuociono veramente in pochi minuti, quindi poggiamo le triglie, muovo la padella per far sedere bene il pesce e in ultimo il pesce azzurro che ha veramente 3 minuti di cottura. È quasi tutto pronto, guardate che meraviglia. Una volta sistemate le sardine non mi resta che aggiungere le cannocchie, i crostacei, sempre un giro di sale, do una sistemata e in ultimo le cannocchie, il crostaceo che veramente cuoce in 2 minuti. La particolarità della zuppa di pesce è che non è mai uguale una rispetto all'altra, perché variando le tipologie i sapori sono diversi. Quindi posso affermare che ogni volta che faccio una zuppa di pesce sarà una sorpresa di sapore. Una volta cotte anche le cannocchie, quando hanno cambiato colore posso spegnere 2 minuti e metto qualche rametto di prezzemolo sopra, copro col coperchio e lascio riposare qualche minuto. Questa, signori, è la meraviglia. Servita con pane tostato diventa stravanata. Buon appetito!